Ciao a tutti amici del Capricorno, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Capricorno e le tendenze energetiche disponibili per l'amore per la prima metà di maggio 2026. La ruota della fortuna e la sacerdotessa, ragazzi. Che interessante. Diciamo che potrebbe essere un momento dove si cambia un certo tipo di visione al futuro. Per qualcuno potrebbe esserci come un qualche presa di consapevolezza, qualche, mi viene anche da dire, scoperta che potrebbe cambiare le sorti dei prossimi giorni. Andiamo a vedere con i tarocchi. Per qualsiasi cosa vogliate sapere per quello che riguarda il percorso di crescita piuttosto che le consulenze personalizzate, trovate tutto sotto nella descrizione del video. C'è l'email, il numero di telefono, il link alla pagina web, i link ai corsi gratuiti presenti nel canale e il link al corso di livello intermedio di tarocchi intuitivi. Bene, partiamo con un re di spade. 10 di pentacoli, asso di bastoni, imperatore, amanti, 10 di spade, e 4 di bastoni. Ragazzi, adesso andiamo a vedere lo sviluppo energetico vostro e se siete single potete rimanere con questa parte della lettura perché la leggerò come se foste single, appunto. In un secondo momento andiamo a vedere lo sviluppo energetico della vostra persona di interesse, indipendentemente da quale sia il tipo di relazione che avete con questa persona. Quindi può essere una conoscenza piuttosto che una relazione duratura, clandestina o senza etichetta. Allora, partiamo da questo re di spade. 8 di spade. Cavaliere di bastoni. Allora, se non avete proprio nessuno, già agli inizi di maggio, secondo me, potreste incontrare qualcuno, magari anche alla fine di aprile, in questi giorni, insomma. Ho come la sensazione è che o incontrerete qualcuno o avete comunque puntato qualcuno. Andiamo a vedere i 10 di pentacoli, perché sento che state, tra virgolette, cercando una relazione comunque stabile di un certo spessore, con una certa stabilità, mi verrebbe da dire. Qui abbiamo la temperanza e un cavaliere di spade, siete anche abbastanza determinati. Questa temperanza la sento proprio come un'impazienza di arrivare a qualche tipo di risultato, di compromesso. Andiamo a vedere l'asso di bastoni. Perché io sento, guardate, asso di spade e forza. C'è la voglia con questi due assi di cominciare qualche cosa. Sento in un certo senso che potrebbe esserci anche una predisposizione mentale con questo re di spade. Però se per caso avete in testa qualcuno, avete puntato a qualcuno, sento che non nutrite molte speranze per questa persona. Qui abbiamo un imperatore e un 10 di pentacoli. È come se stesse cercando qualche cosa di solido, di stabile, di continuativo, di quotidiano anche mi verrebbe da dire.
Qualcuno con questo 10 di pentacoli potrebbe cercare proprio una famiglia. Però qui con questi due assi c'è la voglia di buttarsi in qualche cosa di nuovo, ragazzi, di trovare una nuova passione, di sentire, mi viene da dire, le farfalle nella pancia, di trovare qualcuno con cui ci sia connessione, con cui si possa parlare, con cui ci sia la voglia, la volontà di andare avanti, mi viene da dire, vedendo la carta della forza. Tenete presente che la carta della forza indica anche una grande apertura del cuore, quindi è come se foste pronti in un certo senso e anche abbastanza determinati. Andiamo a vedere l'imperatore, perché effettivamente se è una persona nuova, ehm, quello che voi, diciamo così, cercate è la stabilità, qualche cosa di duraturo. Qui abbiamo un fante di coppe e la ruota della fortuna. Io credo che, guardate, si è girata anche la regina di spade. Sì, c'è qualcuno che vorrebbe che le cose fossero diverse, secondo me. Perché effettivamente ho cavalieri e re e regine, c'è anche un fante di coppe e un tema con la famiglia. Non vi nego che l'altra persona, o magari voi, possiate o avere figli, o c'è un tema con qualche ex probabilmente, dell'altra persona o vostro. Andiamo a vedere gli amanti. 6 di spade e 3 di spade. Questa la sento tanto come una carta di amor proprio. Mm. Da un lato sento che avete bisogno di allontanarvi dalla sofferenza, perché la carta degli amanti, uno dei significati della carta degli amanti è la scelta. Sotto abbiamo la morte, qui abbiamo un asso di spade, si inizia con il re di spade, quindi è un po' come il decido da che parte devo andare, decido se faccio una scelta per amore di me stesso o me stessa. C'è un 3 di spade, quindi potrebbero esserci come dei sacrifici da fare, oppure questo 3 di spade può rappresentare come una ferita ancora aperta. Mi risuona un po' con questo 8 di spade. Io credo che qui ci sia come una situazione di partenza dove voi pensiate di non avere tanto raggio d'azione, dove pensiate di non poter fare diversamente, dove non riusciate a vedere certe soluzioni o magari, non lo so, per esempio state conoscendo solo persone che sì, vi fanno compagnia, però niente di frufru. Andiamo a vedere il 10 di spade, 4 di bastoni che avete già qui e 8 di pentacoli. Datemi una carta per il 6 di spade. Io sento che si chiude un capitolo, ragazzi. Il 10 di spade è una bellissima carta, è la fine della sofferenza. 10 di bastoni insieme al 6 di spade. Io sento che c'è come una rivisitazione di qualche cosa qui. Perché avete la forza della carta degli amanti. Io sento che in qualche modo il cuore è aperto alla comprensione, alla compassione. Chiaro, voi cercate qualche cosa di stabile, cercate il vostro imperatore. Però è anche vero che qui con i 6 di spade ci sono come delle aspettative, delle credenze limitanti, delle forme pensiero, delle responsabilità, qualche tipo di visione che voi avete. Infatti all'inizio vi dicevo che ci sarà un cambio visione, ehm, che comunque mi viene da dire deve essere sacrificata, cioè c'è un qualche tipo di visuale che avete della situazione, della relazione specifica o in generale delle relazioni amorose che va, secondo me, un po' rivisitata. C'è una sorta di spirito di sacrificio, sento qui. Datemi una carta per il 3 di spade. Sacerdotessa. Non lo so, come l'idea che possa esserci o è un cambio della relazione
Cioè, vi faccio un esempio, conoscete questa persona a inizio maggio, una persona con la quale vi prendete a livello mentale, si chiacchiera tanto, c'è come movimento, vi potete divertire, magari avete anche delle passioni in comune e iniziate, come dire, a fantasticare su questa persona. Chiaro, voi non perdete il vostro focus, nel senso che cercate un imperatore, cercate qualcosa di stabile, di duraturo, e anche con una certa, non dico impazienza, però sì, impazienza, con una certa attitudine positiva, mettiamola così. E qui avete due assi, quindi vi sento un po' in fermento, vi sento abbastanza pronti, ma è come se ad un certo punto, potrebbe essere nella seconda settimana di maggio, qui qualche cosa cambiasse, c'è come qualche dinamica che cambia. C'è una scelta da dover effettuare, una chiusura, una visione al futuro e l'abbandono di certe forme pensiero. Da lì si chiude con quello che è stato questo 8 di spade e il 3 di spade e si va con il 4 di bastoni e l'8 di pentacoli, quindi si costruisce giorno dopo giorno, e qui arriviamo all'imperatore che state cercando, un qualche cosa di solido, un qualche cosa di stabile, un qualche cosa di equilibrato. Andiamo a vedere il 4 di bastoni. Allora ragazzi, con due ruote della fortuna, due 4 di bastoni, la carta degli amanti, fatemi vedere se c'è altro. No. Ehm, per qualcuno si può trattare di un'anima gemella, eh. Allora abbiamo un bellissimo asso di coppe e un fante di pentacoli. Qualche cosa di nuovo inizia, ragazzi. C'è un'apertura del cuore, l'asso di coppe di solito parla di innamoramento, il fante di pentacoli è un qualche cosa che si sta innalzando, sento. O si innalzerà il cuore o inizierà veramente un qualche cosa di stabile con questa persona, che farà sì che possiate comunque, diciamo, innamorarvi o iniziare a nutrire un affetto per questa persona. Ma che belle carte, ragazzi. Bene, andiamo a vedere l'evoluzione della vostra persona di interesse. Quindi vediamo come combaciano le energie. Asso di coppe, così, d'entrata. Carro. 9 di pentacoli, 7 di pentacoli, imperatrice, temperanza, e fante di spade. Anche da parte di questa persona c'è un movimento qui, sento con questo carro. Andiamo a vedere carta per carta. Partiamo da questo asso di coppe che giustizia. Sembra quasi che questa persona, giustizia, stella e torre. C'è qualcosa che non vuole lasciare indietro con questa torre, o magari non riesce a lasciare indietro, però è anche vero che sento come se desiderasse fare le cose secondo le regole. C'è come qualche tipo di nuovo obiettivo o di sogno, potrebbe essere quello che non riesce a lasciare indietro e che con questa giustizia ha come bisogno di tagliare in qualche modo. Datemi una carta per la torre. Fante di coppe che avete qui,
potrebbe esserci una timida proposta da parte di questa persona. Io ho come l'idea che ci sia un sentimento o di sfiducia o di chiusura, può essere una persona che ha avuto come un dolore, può essere una persona che stia seguendo un percorso lavorativo piuttosto che la carriera, appunto, e che non sia come predisposta a livello di cuore. Potrebbero anche esserci delle questioni legali con questa giustizia. Andiamo a vedere il carro. Perché una timida proposta, secondo me, c'è. Qui ho come la sensazione che non voglia lasciare andare. Abbiamo un 7 di bastoni per il carro e un 5 di coppe. Andiamo a vedere anche il 9 di pentacoli. Appeso e 7 di coppe. È come se questa persona stesse difendendo qualche tipo di ideale, qualche tipo di obiettivo. Qui abbiamo con la carta della stella. Devo anche dire che tra la torre e il 5 di coppe potrebbe effettivamente avere un vuoto. Effettivamente qui questo asso di coppe è girato al contrario. C'è come qualcosa che manca, mi viene da dire. E la sensazione qui è che prenda un pochettino tempo questa persona perché voglia valutare altre opportunità, altre possibilità. Il 9 di pentacoli è la carta dei singoli, quindi io sento che è come se non volesse compromettersi questa persona. O può essere che magari ci sia un certo tipo di magari quotidianità, ma a livello verbale non si arrivi mai ad un dunque, non prenda mai posizione. Andiamo a vedere il 7 di pentacoli. Abbiamo un fante di bastoni e la regina di coppe. Allora, qui potrebbe esserci un tema con la maternità, ragazzi, perché ho il 7 di pentacoli, l'imperatrice e la regina di coppe tutte vicine. O potrebbe esserci come qualche differenza a livello di età, a livello di tempo, a livello di carriera, a livello, non lo so, sento come se ci fossero delle differenze tra voi e questa persona, per cui è come se il tempo potesse essere l'unica cosa che vi farà vedere un po' chiaro il movimento di questa persona, però sento che ci va con i piedi di piombo. Si muove in avanti, ma sento che sia più verso la sua vita che non verso di voi, sinceramente. Almeno questa è la prima settimana di maggio. Andiamo a vedere l'imperatrice. Sacerdotessa. Quante? Sacerdotessa, 5 di spade. Mondo, re di bastoni e di nuovo 7 di pentacoli. Qui di nuovo c'è il mondo. C'è un tema con i figli, secondo me. Non lo so, ho come la sensazione che questa persona possa volere dei figli in più o possa volere dei figli, diciamo, in un prossimo periodo magari, abbia bisogno come di valutare altre opzioni. Le opzioni potrebbero essere proprio a livello di partner o a livello di come muoversi nella relazione. Diciamo che sento come se ci fosse il bisogno di concretizzare qualcosa. Tenete presente che voi qui avete l'imperatore, però questa persona ha l'imperatrice, quindi è un altro segnale, se vogliamo, di anime gemelle. Poi c'è anche la giustizia qui. Però al di là di queste cose qua, che comunque lasciano un po' il tempo che trovano,
Qui c'è da arrivare ad un risultato, ad un obiettivo con questo mondo, è come se si dovesse concludere qualche tipo di capitolo. Andiamo alla temperanza perché secondo me si arriva come ad un equilibrio, c'è il giudizio e la forza. Piano piano le cose si vanno equilibrando, la forza è anche un po' la volontà di arrivare a questo equilibrio. Sento che comunque con il giudizio le idee non sono ancora del tutto chiare. C'è questa torre un po' che pesa, 7 di bastoni, probabilmente una persona che sta facendo tante cose insieme e le deve gestire da solo, da sola. Mi spiegherei anche un po' perché questo 9 di pentacoli, il fatto di valutare le opzioni che ci sono. Andiamo a vedere il fante di spade, 9 di bastoni. Guardate, io ho la sensazione che verso la metà di maggio le cose arrivino come a un dunque, un altro asso, qui c'è un asso di coppe, qui c'è un asso di pentacoli. L'altra persona io sento che si lascerà un po' andare nel flusso, se qui c'è come una difesa, se vogliamo, ma perché qui sento che voi siete abbastanza intensi. Quindi se nella prima settimana di maggio c'è questa ancora questo pensare a come riequilibrare le cose, come potersi muovere, a quali sono le opzioni da poter prendere in considerazione, nella seconda parte c'è come un sospiro di sollievo. Sento con questa temperanza che la persona si rilassa, si lascia un po' andare nel flusso. Si rilassa relativamente, nel senso che effettivamente c'è questo 9 di bastoni al contrario e quindi c'è come un ok, mi arrendo, lascio che le cose fluiscano, mi godo questo nuovo inizio, questo amore che sta per arrivare, c'è comunque la possibilità di iniziare un percorso nuovo, però sento che con questo fante di spade tenderà la persona un pochettino a controllare, a monitorare, a tenere comunque d'occhio la situazione. Sento che non si fida questa persona. Fatemi sapere poi come vi risuona nei commenti. Andiamo a vedere una sibilla antica. Comunque è un cambio di prospettiva, eh? E con la ruota della fortuna, ragazzi, è un bel cambio di prospettiva. Il navigatore, viaggio prossimo ed interessante per voi, può anche significare arrivo o partenza di una persona a voi cara. Qui abbiamo il carro, e il mondo effettivamente. Questa persona potrebbe essere una persona che è lontano o che magari si sposta per lavoro ed è per quello che mi spiegherei la questione del tempo di cui vi parlavo prima, magari c'è poco tempo per vedersi perché è una persona che fa tante trasferte, per esempio. Sotto dice, chi va di là dal mar muta aria assai, ma l'animo di rado oppur non mai. Cioè che si può cambiare aria, però quello che si prova, il sentimento profondo, è quello fondamentalmente. Andiamo a vedere un altro oracolo. Sé eterno. Carta numero 23. Parla un po' del sé superiore. E qui effettivamente avete la sacerdotessa, ce l'avevate anche da un'altra parte. Ho come l'idea con queste carte che dobbiate chiedervi non tanto che cosa è giusto o sbagliato per voi o per l'altra persona, ma valutare le cose così come sono. Cioè nel senso, non importa che sia giusto o sbagliato, il risultato è comunque questo. Cosa ci posso fare con questo risultato? Amici del Capricorno, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi abbia dato spunti di riflessione interessanti, fatemelo sapere nei commenti. Sostenete il canale con un like, un hype, la condivisione del video e la vostra iscrizione. Per iniziare un percorso di crescita con me mi potete contattare via mail oppure potete abbonarvi al canale. Per quello che riguarda la sezione degli abbonamenti, lì tratto tutto quello che sono
temi di metafisica, di metamedicina, è un po' tutto quello che io ho studiato in tanti anni di formazione personale e professionale che sto condensando e mettendo lì a disposizione per voi, per aiutarvi nel vostro percorso di crescita. Comunque date un'occhiata ai titoli dei video, quelli si vedono, sono pubblici, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla. Bene, detto questo vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!